Allora ci riprovo, mi sa che oggi non ce la facciamo, mi dispiace. Ci riproviamo, ma non so se funziona. Cioè dice che sono in diretta adesso, non so se voi vedete, a me sembra di vedere, non so se si sente l'audio, prima non si sentiva, spero che adesso si senta. Se non è così dovrò resettare tutto, purtroppo non mi dispiace. Intanto io faccio sta cosa qua. Buongiorno Carla, si vede bene e si sente? Mi sai dire per cortesia, perché sembra che oggi ci siano grandi problemi sia di visualizzazione che di audio. Ah, Carla, si sente, grazie. Quindi si vede che è un po' migliorato. Buongiorno Laura. Dai che forse ce la faccio. Allora, visto che si vede e si sente, inizio un po' a raccontare. Allora, il riepilogo dei giorni precedenti, avevo creato un piccolo strumento con il quale praticamente sono andata a realizzare questo, chiamiamolo rosone. Erano naturalmente delle prove, questa scatola che sto facendo è una scatola che sto facendo con voi, è semplicemente una prova, come tutte le volte che io faccio qualcosa, faccio dei prototipi prima di valutare poi se viene bene o meno. Siccome mi avete chiesto di fare delle dirette, allora a questo punto ho approfittato di fare la prova insieme a voi, quindi avete visto anche un po' di strafalcioni, di cose non venute bene, il bello della diretta insomma. E questo rosone era venuto un po' così fuori dalla diretta, l'ho un po' sistemato e ho anche valutato diverse cose. Essendo una parte centrale di un coperchio, se fosse solo di cannucce e basta sarebbe molto molto morbido, non resistente. Per cui dopo aver creato il rosone
ho ripristinato la situazione iniziale, praticamente ho messo il filo di ferro grosso all'interno dei 3 montanti, questi dritti, questi centrali che vedete dritti, questo 1, 2, 3, qui c'è il filo di ferro grosso, mentre invece in questi archi, che tra l'altro poi ho sistemato perché tutti gli archi devono avere una parte che si sovrappone, una parte che va sotto, una sopra e una sotto e viceversa, quindi ho sistemato anche questa cosa, e in questi archetti ho messo invece un filo di ferro sottile, molto molto sottile. Questo mi ha permesso di tenere anche l'arco più bellino, vedete prima, se vedete nel video delle immagini precedenti, era meno elegante, diciamo la curvatura era meno bella, nonostante le cannucce non sono pazzesche, queste qui che sto usando, comunque vedete che l'effetto è abbastanza carino. Dopodiché ho proseguito un pochettino a intrecciare a doppio tessitore qua, e a un certo punto ho iniziato a inserire dei montanti, un lavoro che sto facendo anche adesso. Avevo montanti lunghi, ma visto che ormai siamo arrivati al termine, no? Questa parte sotto è la scatola e questo sarà il suo coperchio, quindi mancano pochi giri e non mi servivano questi montanti lunghi, quindi li sono andati a tagliare e inserire all'interno dell'intreccio, così adesso quando vado a fare gli ultimi giri qua avrò in ogni caso 3 montanti. Uno di questi montanti è quello con il filo di ferro, quindi che poi andrò a tagliare a filo. Questi 2 qua invece, che sono successivamente inseriti, una volta finito l'intreccio quasi a filo, li andrò a sostituire al volo con delle nuove cannucce che ho nel nylon e ho un pochettino trattato, perché andrò a fare lo stesso intreccio che avevamo fatto per la base. Se avete visto i video precedenti, questo intreccio di base che avevo fatto, avevo avuto grandi problemi, infatti si vede non è particolarmente bello, perché le cannucce erano rigide. Purtroppo le cannucce dei montanti per l'intreccio in genere non sono adatte, quindi in questi casi sarebbe necessario sostituirle. E qui ormai è andata così, avevo deciso di portare avanti il lavoro in questo modo e ok, però almeno nel coperchio voglio provare poi a sostituire queste cannucce con delle cannucce più facili da poter poi creare quella che sarà la chiusura del nostro coperchio. Quindi adesso io sostanzialmente metto via il mio cestino di lato e vado avanti ad intrecciare quei 2-3 giri, adesso vediamo quanti saranno necessari per completare tutto il diametro del coperchio. E nel frattempo chiedo di nuovo se l'inquadratura è corretta, se si vede bene. A me pare di sì, perché adesso riesco anche a vedere quello che voi scrivete. Era per quello che oggi avevo cambiato un po' la situazione, perché mi piacerebbe anche vedere quante persone ci sono, salutarvi, fare 2 chiacchiere con voi. Quindi adesso io vedo questo, e quindi se mi scrivete ogni tanto se si vede, se non si vede, se si sente, se non si sente, così proseguiamo insieme in maniera un pochino più carina, insomma, non solo che guardate e basta, anche per me, perché mi sento un po' una scemotta qua da sola a intrecciare con la telecamera, insomma. Quindi adesso vado ad allungare i miei tessitori e proseguo. Dunque, qua questo va sopra e proseguo con la tessitura fino a che non arriverò praticamente al diametro corretto della scatola. Sarò un po' al limite perché vedete che i montanti sono abbastanza larghi tra loro, però ripeto, si tratta di un prototipo, quindi per me un prototipo è un qualcosa di sperimentazione che normalmente faccio da sola. Questa volta ho deciso di condividere direttamente la sperimentazione con voi. Tra l'altro ho visto una persona che ha già fatto un sottopiatto prendendo spunto da questo che io invece avevo considerato come un coperchio, quindi questo mi ha fatto molto molto piacere. Non mi ricordo chi è stata, ha messo il post nel gruppo Creare ieri sera, è molto carino, quindi mi ha fatto molto molto piacere, grazie, brava.
queste cannucce si sono un pochettino indurite perché sono 3 giorni che sto lavorando, non le ho volute inumidire ieri sera. Ok, però sono ancora abbastanza lavorabili. E poi col fatto che ho le montanti così larghi, grandi problemi non ce ne sono, come vedete. Le riprese dei giorni scorsi le avevo fatte con il telefonino, questa di oggi invece la sto facendo con una webcam, per cui sarei anche curiosa da parte vostra, se avete voglia, di raccontarmi se è meglio questa, se è meglio quell'altra, anche come visione, come qualità. Ragazzi, tutto tace, quindi chi tace acconsente, quindi è meglio questa. Secondo me è meglio questa. Grazie Patrizia. E buongiorno. Anche secondo me è meglio questa, mi sembra che sia più bella l'inquadratura e volendo anche poi eventualmente posso riuscire queste a prenderle tutte insieme e a sistemarle per magari farne un video andando un po' magari a tagliare anche le parti superflue. Lascerei comunque la diretta, però magari qualcuno ha piacere soltanto di vedere la procedura del lavoro e non tutta la diretta così, quindi magari può essere anche interessante dopo andarle a cosare. No, vado avanti, manca ancora abbastanza spazio, quindi proseguo ad intrecciare. Ciao Patrizia, ciao! Oggi riesco anche a parlare con voi perché riesco a vedere dal monitor del computer quello che dite. Nel frattempo c'è mio marito che mi sta chiamando al telefonino, così ho anche il telefonino libero. Amore, sono in diretta. Scusate, ma mi aveva chiamato mio marito perché c'è stato un problema.
grande nebbia in Versilia, dice Patrizia. Qui oggi è una giornata un po' nuvolosa, ventosa come sempre in questi giorni. Questa non arriverà, quindi la tagliamo prima, e anche questa. Per me lavorare così è molto più comodo, fermo restando che mi sembra che ogni tanto traballi un po' la camera perché è attaccata al tavolino, però vedo più o meno almeno l'inquadratura che sto facendo, vedo quello che scrivete voi, quindi se questo sistema qua funziona è decisamente meglio per fare i video in diretta, nonostante sono in una posizione un po' scomoda della casa e anche un po' buia, però mi sembra che si veda abbastanza bene a livello di luminosità, quindi forse ho trovato il modo giusto per fare le dirette. Vedo che ci sono 3 persone. Chissà se arriva questo, vediamo un po'. Si arriva.
vediamo un attimo se riesco anche a vedere dov'era il punto di partenza, che non me l'ero segnato, ma si veda, è qua. Quindi almeno arrivo fin lì prima di verificare di nuovo sulla base come siamo messi col diametro. L'unico mio problema di questa telecamerina è che ho poi paura a spostarla, perché ci deve essere un piccolo contatto nel filo. Quando la sposto perde la linea, quindi dopo semmai quando devo cambiare la cosa mi stacco un attimo e poi mi ricollego. Dai, raccontatemi qualcosa. 4 spettatori, nessuno mi racconta niente, almeno facciamo 2 chiacchiere. Abbiamo detto che è qua. Sono passata dal punto di partenza. Si potrebbe anche già valutare di chiudere, perché poi andrò a fare questa cosa della base, questo tipo di intreccio della base che già di suo va a allargare parecchio, e quindi io, se guardo qua ad esempio, vedete, se guardo nella base già ci sarei, più dopo andrei a fare questo lato qua, quindi io mi fermo, torno un attimo indietro che vado al punto di partenza, chiudo i tessitori e poi dopo faccio al volo la sostituzione dei montanti, che metto appunto questi montanti un pochino più trattati, un pochino più morbidi, e poi dopo così posso lavorare bene. Allora, quindi torno indietro al punto di partenza che era, considerando che questo lo metterò dentro, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 e 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 e 11, quindi questo mi si chiude lì e questo mi si chiude qui. Allora, 1 e 1 2, quindi questo da dietro va qui e questo da dietro va qui, ok? Allora io adesso faccio un attimo una pausa. Ciao Maria! Bene, bene, che vedi? Sei arrivata che adesso chiudo? No, scherzo, sì, chiudo un attimo la diretta e poi
sostituiamo insieme questi montanti, anzi possiamo fare una cosa prima ancora che sono in diretta. Vado a tagliare i montanti, questi che vedete che sono i più piccolini, che sono quelli, lo avevo raccontato prima perché si è collegato adesso, che sono quelli che ho nella parte centrale, cioè questi praticamente montanti sono quelli della parte centrale che hanno all'interno il filo di ferro, quindi questi li vado tutti a tagliare a filo, quindi semplicemente con il tronchesino. Questo qua tra l'altro sarà un po' duro da tagliare perché ha un filo di ferro piuttosto robusto, perché sono i tre centrali praticamente che hanno il filo di ferro grosso, così comunque avremo anche un coperchio abbastanza robusto. Ecco, adesso faccio un po' di gioco così vedrà che si taglia, ecco fatto. Mentre invece questi qua hanno il filo di ferro più sottile, quindi si taglieranno molto facilmente. Vedete il filo di ferro che c'è? Oddio, mi è caduto qua adesso, un attimo. Oppa. Ecco, questo filo di ferro qua c'è, non so se si riesce a vedere, proprio sottile sottile questo qui, mentre invece quell'altro era decisamente molto più grosso. Questo qua mi serve solo da struttura per tenere in maniera carina queste cannucce, diciamo che fanno l'arco, stondate. Allora questo, questo, mi raccomando, quando fate questo lavoro assicuratevi di tagliare le cannucce, quelle, ciao Maria, è il coperchio di una scatola questo. Dicevo, quando tagliate queste cannucce assicuratevi di tagliare quelle del rosone centrale, le cannucce praticamente i montanti che fanno parte del rosone centrale, non le altre, perché le altre le dobbiamo andare a sfilare e sostituire. Quindi controllate bene, perché quando sfilerò le altre queste terranno fermo l'intreccio. Vediamo se predico bene e razzolo male dopo, perché a volte si raccontano le cose e poi si fa non attenzione a quello che bisogna fare. Ecco, qui c'è il filo di ferro, quello grosso, si vede anche qua che spunta, non so se si riesce a vedere. È uscito. Il manico di questa tronchesina tende a sfilarsi, non so perché. Ok, questo, ok. Anche questo c'ha il filo di ferro grosso dentro, quindi devo un po' giocare per sfilarlo. Sì, certo Patrizia, si vedono attraverso l'intreccio, basta anche allargarlo un pochettino, si vedono, poi è un intreccio abbastanza largo. L'unica cosa che qua adesso sto giocando, che non riesco a tirar via questi qua, ecco fatto. Ok, adesso io ho finito di togliere tutte queste qui. L'unica cosa che ho visto, questo qua forse un po' spunta, ma no, non è malaccio. Questa è questa qua sicuramente, sì, una di queste. Benissimo. Allora, come ho detto, adesso mi prendo un attimo di pausa, che ho due cosette da fare al volo, poi ci rivediamo tra 10-15 minuti, dove andrò a sfilare questi montanti, vedete come si sfilano comodamente, a inserirne due nuovi abbastanza morbidi, speriamo, per poi poter fare la chiusura. Allora, a presto,
datemi 10 minuti e sono di nuovo da voi. Intanto magari pausa caffè, diciamo così. A dopo. Ciao ciao.